Sant'Icone di Amato, patrono dei viticoltori. Sant'Icone di Amato, venerato il 16 giugno, è una figura affascinante che unisce la storia del cristianesimo primitivo a Cipro con antiche tradizioni agricole legate alla fertilità della terra e alla coltivazione della vite. La data della sua nascita è incerta, mentre si sa che è morto nel 425 d.C. Il suo nome è legato all'antica città di Amathus o Amatunte, oggi chiamata Limassol, una delle principali località dell'isola di Cipro. Fu uno dei suoi primi vescovi, amato per la sua bontà, la sua generosità e la sua fede incrollabile. Secondo la tradizione, Ticone proveniva da una famiglia umile, figlio di un fornaio. Ma la sua povertà non fu mai un ostacolo alla sua santità. Anzi, proprio dalla semplicità della sua vita nacque un miracolo che ancora oggi viene ricordato e celebrato. Una leggenda narra che, desiderando coltivare la terra ma non avendo alcun mezzo, Ticone acquistò una piccola vigna, ma non sapeva come mantenerla. Un giorno raccolse da terra un tralcio secco, che altri vignaioli avevano scartato, e lo piantò con fede, pregando Dio affinché operasse 4 prodigi. Che la linfa tornasse a scorrere nel tralcio, che da esso spuntassero grappoli abbondanti, che i frutti fossero dolci, e che maturassero prima di ogni altro vigneto. Secondo questa storia, tutte e 4 le sue preghiere furono esaudite. Quel tralcio secco tornò a vivere, fruttificò con generosità e, miracolosamente, la sua uva maturava molto prima rispetto a quella di qualunque altro vignaiolo. Per questo motivo, la sua festa viene celebrata ogni anno il 16 giugno, una data molto anticipata rispetto alla vendemmia tradizionale. A Limassol, nel villaggio che porta il suo nome, ovvero Agios Tikonas, si tiene una solenne celebrazione religiosa, che culmina con la benedizione dei vigneti, un gesto che rinnova simbolicamente la protezione del santo sul lavoro dei campi e sulla fecondità della terra. Durante la festa, l'icona del santo viene portata in processione, tra canti, preghiere e una viva partecipazione popolare. La comunità si stringe intorno alla figura di Ticone non solo come vescovo del passato, ma anche come protettore vivente della terra, del raccolto e delle speranze dei lavoratori. Il culto di Sant'Icone si diffuse presto, e già nel IX secolo San Giuseppe l'Innografo, un monaco cristiano bizantino vissuto nel IX secolo, gli dedicò un intero ufficio liturgico. La sua vita, scritta da San Giovanni l'Elemosiniere, patriarca di Alessandria e anch'egli originario di Amato, ne testimonia l'autenticità storica. Alcuni studiosi moderni, come lo studioso tedesco Usner, hanno provato a collegare Ticone a divinità pagane come Priapo, ma tali ipotesi sono oggi rigettate dalla storiografia seria, che riconosce pienamente la storicità di Ticone come vescovo cristiano. Sant'Icone fu un autentico faro di luce per la Chiesa. Con parole sapienti e convincenti portò molti pagani alla verità del Vangelo, mentre ad altri mostrò la potenza della fede attraverso miracoli straordinari. Liberò gli indemoniati, guarì malattie del corpo e dell'anima, e grazie alla misericordia divina che operava in lui, riuscì a rendere possibile ciò che umanamente sembrava irrealizzabile. Secondo la vita redatta da San Giovanni l'Elemosiniere, nel VI-VII secolo, a pochi giorni dalla fine della sua vita, Ticone si recò in una vigna per benedire i contadini e i frutti del loro lavoro. Durante questo gesto pastorale, una voce dal cielo lo avvertì che presto sarebbe passato alla dimora celeste. Dopo circa 3 giorni, cadde gravemente malato. Nonostante la sofferenza, continuò a confortare la madre, i membri del clero e i fedeli, mostrando una serenità sorprendente di fronte alla morte. Infine, si addormentò in pace, ovvero morì dormendo nel Signore. Il testo precisa che fu deposto nella parte sinistra della chiesa, presso l'altare dell'antica basilica di Amathus, accanto agli altri primi vescovi della città. Oggi, nel villaggio cipriota di Agios Tikonas, che porta il nome del santo, sorge una chiesa moderna dedicata a Sant'Icone, costruita in pietra, in stile bizantino, come segno di continua venerazione. Si trova non lontano dai resti dell'antica Amathus, dove una volta si ergeva la basilica paleocristiana che custodiva la sua tomba. Sebbene non sia certo che le reliquie si trovino ancora lì, la memoria del santo vive tra le pietre e le preghiere di questo luogo. Ogni 16 giugno, la comunità si raduna per celebrare colui che, con la grazia di Dio,
trasformò un tralcio secco in vigna fruttuosa e una terra semplice in un angolo di santità.